È possibile accontentare tutti o si rischia di non far contento nessuno? Beh, io una mia idea ce l'ho, ma non ve la dico. Conosco però la risposta di Ford e la Puma ST-Line Vignale ne è la migliore dimostrazione. Beh, la risposta di Ford è sì, perché su questa versione così particolare trova posto l'anima sportiva ST-Line nello specifico, e quella più classica Vignale. E se ancora avete dei dubbi su come si possano mettere insieme due personalità così distinte e distanti, in questa prova proveremo a capirlo insieme. Prima di cominciare guardiamola da vicino. Il frontale è caratterizzato da una nuova griglia in alluminio satinato. Nella stessa tonalità è la parte bassa della calandra, in prossimità delle luci fendinebbia. Non mancano proiettori LED di serie a impreziosire il tutto. Si tratta quindi di andare a cogliere i dettagli, le sfumature, aspetti che chi come me è abituato a guidare spesso macchine molto diverse potrebbe non cogliere. Così questa volta mi sono fatta aiutare. Lei è Eleonora. Nel 2018 ha ottenuto il riconoscimento internazionale dallo Yoga Alliance. Pratica la disciplina da anni in maniera costante. Milanese di nascita, con il sangue mezzo toscano, ogni anno trascorre un periodo in India per approfondire la sua pratica fisica e spirituale. Lo yoga, leggo sui siti istituzionali, è l'unione del tutto, la condivisione, la capacità di ascolto e di ricerca di se stessi e di ciò che ci circonda. Dunque, unione del tutto, non vorrei fare paragoni tirati con le due anime ST-Line e Vignale della Puma, ma nello yoga questa unione del tutto cosa significa? Allora, premesso che hai fatto una domanda perché potremmo stare qui a parlarne veramente ore e ore. Però Facciamo minuti, dai. Bravo, diciamo che è proprio il cuore dello yoga, quindi sostanzialmente attraverso il respiro, che è quindi proprio il motore, se vogliamo fare paragoni con la nostra macchina, dello yoga non hai nulla di slegato, quindi attraverso il respiro hai vari movimenti e le varie asana, posizioni. Dove sostanzialmente il respiro è, diciamo, il motore che comanda. Ok. Il tutto, su questa macchina, sono elementi che teoricamente non dovrebbero trovarsi sulla stessa auto. Mi viene in mente per esempio la corona del volante con impugnatura sportiva, cui fanno da contraltare i sedili dalle forme più classiche e rivestiti integralmente in pelle, oltre che riscaldabili. Detto che questo comunque non è in contraddizione con la sportività. Oppure ancora i paraurti dal design sportivo e i cerchi da 18 pollici, bilanciati dalla linea di cintura cromata. Il risultato? Premesso che i gusti sono gusti e che qui non si vuole discutere della bellezza o meno della Puma, che è comunque il SUV più venduto d'Europa, quindi il giudizio più importante è già stato emesso, dicevo, il mix raggiunto dai designer Ford pende a favore del gusto classico. Se dovessi dire a quale dei due mondi si avvicina di più, esteticamente, questa versione, direi senza dubbio Vignale. Allora, abbiamo fatto un po' di città, un po' di autostrada, un po' di extraurbano. Sì, facile, extraurbano facile, Quindi? Quindi perfetto. Devo dire, guarda, veramente la risposta di questa ti ascolta. Fai una cosa. Ti senti mai a tuo agio? Sì, totalmente. Immediatamente. Totalmente a mio agio, anzi, quasi sembra che, non dico che si guidi da sola, ma. Di averla sempre guidata. Sì. Però ti devo chiedere anche qualcosa che non ti ha convinto, che. Beh, allora, il fatto che abbia 1500 tasti, questo dico la verità un po' lì per lì mi spaventa, ma perché tipo qua ce ne sono 80.000 che alcuni sembrano ovvi, altri un po' meno. Però, vabbè, ovviamente una volta che poi uno capisce che a cosa servono, diciamo che Ci si abitua, allora. ci si abitua, ecco, sì. Per quello che mi riguarda, anche questa versione non ha fatto che confermare ciò che di buono già sapevo di quest'auto, soprattutto per quello che riguarda il telaio. Sterzo assetto si confermano i migliori del segmento e al top in assoluto. La facilità che ha quest'auto nel puntare il punto di corda, la velocità che riesce a tenere in appoggio e l'agilità nei cambi di direzione lasciano increduli, se si pensa al segmento di appartenenza. Però la risposta che mi dicevi prima, la naturalezza. No, quello guarda veramente subito.
soprattutto magari facile. non Perché ti viene quasi a togliere le mani dal volante. No, non si può, poi succede Lo come so. quel famoso marchio americano che non nomineremo, Esatto. che alcuni pensano che possa guidare da solo No, noi le macchine e si schiantano, non ma non è si colpa guidano delle da macchine, è sole, colpa di bravo, loro che non capiscono bravo. che Esatto. questa anche ha dei sistemi di assistenza alla guida, può avere il cruise control adattivo, cioè che ti tiene la distanza in automatico dalla macchina che c'è davanti. Ecco, forse io per come sono toglierei i troppi pip pip quando si avvicina, perché Anche ecco, alla magari corsia, è che dice- bravissimo, sì. quello forse è quasi Ma troppa infatti, prudenza, poi non sì, è mai sì. troppa la prudenza. Però è vero, quelli lì sono d'accordo con te, soprattutto Forse- il sistema di assistenza Ecco, alla cioè, eravamo un corsia. attimo lì in tangenziale, obiettivamente anche non era così vicina. Sì. Quanto al motore, la prima caratteristica che mi viene in mente è la sua capacità di riprendere ai bassi giri, già ti direi 1300-1500 giri, di allungare molto bene e con i suoi 155 cavalli e 240 Nm di coppia offre prestazioni assolutamente all'altezza di una macchina come la Puma, una Puma ST-Line Vignale che vuole essere sportiva ma non troppo. È innegabile però che fra 2500 circa e 5000 giri ci sia una certa rovidità, soprattutto quando si schiaccia con una certa decisione il pedale del gas. Nulla di strano, di così strano per un 3 cilindri, anche se devo ammettere che ci sono alcuni motori della concorrenza con un'architettura analoga a questa che sono un po' più fluidi. Quanto alla leva del cambio, avrei preferito avere una leva un po' più lunga oppure posizionata leggermente più in alto, più vicina al volante, anche se devo dire che per lunghezza della corsa e per precisione degli innesti è assolutamente soddisfacente. Non è una leva che scorre nel burro, ma anche questo è coerente con la messa a punto generale di questa macchina. Dal mio punto di vista non posso non parlarvi delle soluzioni studiate per sfruttare al meglio lo spazio. La chicca però è sotto al piano di carico. Lo confesso, la prima volta che ho sentito parlarne, diciamo che ero un po' convinta che fosse la classica trovata di marketing. Invece il fatto di avere un pozzetto separato dal resto del bagagliaio, rivestito in plastica dura e lavabile con la canna dell'acqua, è davvero il classico must have per chi, oltre a fare yoga, ad esempio ama come me il running. Sì, perché sicuramente sarà capitato che quando andiamo al parco in auto per correre, magari la pioggia ci può sorprendere da un momento all'altro. E ovviamente vuoi sporcare un interno così ben curato? No, anche se hai queste scarpe da running super infangate, c'è un mega box comodissimo che puoi aprire, così butti dentro le scarpe, tra l'altro c'è anche un tappo così puoi aprire direttamente e buttare l'acqua, scarica per terra e poi richiudi. È possibile anche caricare una pianta in verticale oppure una sacca di mazze da golf, sempre in verticale. Difficile chiedere di più, ma non impossibile. Se ci fosse stato anche il divano scorrevole, il 10 lode alla Puma non gliel'avrebbe tolto nessuno. Sempre in tema di abitabilità posteriore, devo dire che non solo l'accessibilità è favorita dal sedile a 60 cm da terra, ma anche dall'arco porta che nel punto più basso misura 138 cm. In parole più semplici, per accomodarsi dietro non ci si deve piegare troppo con la schiena e non serve flettere eccessivamente le ginocchia. Al di là dei numeri, 4 adulti come me, quindi attorno al 1,80 m di altezza, viaggiano in tutta comodità. Torniamo per un attimo alla dinamica perché c'è una questione che devo chiarire. Ho parlato prima degli accenti sportivi di questa macchina, del piacere di guida che sa regalare, un piacere di guida quasi sorprendente. Qualcuno potrebbe però preoccuparsi a sentire queste parole, preoccuparsi lato comfort. Non c'è nulla di cui allarmarsi, perché se è vero che la taratura di molle ammortizzatori non è certo delle più morbide, ma non sarebbe una Ford altrimenti, tutte le sconnessioni vengono smorzate al meglio. Ciò significa che anche quando la ruota va in una buca profonda oppure quando trova un ostacolo alto e diciamo così spigoloso, lo smorzamento, la capacità cioè di disinnescare quelle che sono le vibrazioni e le ripercussioni sulla scocca e quindi poi all'interno dell'abitacolo è una capacità appunto esemplare. Ciò significa che le sconnessioni del manto stradale restano assolutamente al di fuori di questa macchina. In quanto BSUV, la Ford Puma è un'auto che verrà utilizzata prevalentemente in città.
Ciò non significa però che in autostrada, cioè il contesto più lontano appunto dalle mura cittadine, metta a disagio la macchina o chi la sta guidando, anzi grazie a un optional come il cruise control adattivo, grazie anche alla buona sonorizzazione, si viaggia davvero alla grande. Cruise control adattivo che è molto progressivo sia in fase di frenata, quando ci si avvicina a un veicolo che precede, che è più lento, sia in fase di riaccelerazione per riportarsi alla velocità impostata. Vi dicevo dell'insonorizzazione che è molto buona, ovviamente non si può pretendere un isolamento dai rumori esterni o dai rumori meccanici pari a quello di una berlina di segmento D o di segmento E. Ciò significa che il rotolamento delle gomme si fa sentire specialmente sugli asfalti drenanti e che qualche fruscio aerodinamico si genera soprattutto nella zona dei montanti. Quanto al motore, quando si trova a velocità costante a 130 km/h con la lancetta del contagiri a quota 3000, si annulla, diciamo, le vibrazioni vengono annullate, la sua tipica ruvidità comunque assolutamente nei limiti da 3 cilindri appunto viene completamente cancellata. Cosa si cerca oltre a spazio e costi abbordabili in un'auto per la famiglia? Che i propri cari siano sicuri, ovviamente. E certo, anche se si è single, sulla sicurezza non si scende a compromessi. Bene, con la Puma si possono dormire sonni molto tranquilli, perché le stelle Euro NCAP sono 5, frutto fra le altre cose dei 94 punti su 100 nella protezione degli adulti e degli 84 su 100 per i bambini. Quanto alla dotazione di sistemi di assistenza alla guida, spiccano il riconoscimento dei segnali stradali, la frenata automatica di emergenza con riconoscimento pedoni ciclisti e il sistema di mantenimento della corsia. Dispositivi di serie su tutte le versioni. La Puma ST-Line Vignale con motore 1000 EcoBoost Hybrid da 155 cavalli e cambio manuale costa 29.750 euro. Non pochissimo in senso assoluto, vero, ma non ci si deve dimenticare che la dotazione è davvero full optional. Tra le altre cose di serie ci sono il cruscotto digitale da 12,3 pollici di diagonale, il Ford Pass Connect con modem 4G incluso, i sensori di parcheggio, i cerchi in lega da 18 pollici, gli abbaglianti ad attivazione automatica e il terminale di scarico cromato. Compresi nel prezzo ci sono anche il Megabox, i sedili sportivi rivestiti in pelle e le sospensioni sportive. E sono proprio le sospensioni sportive a fornirmi l'assist per rispondere alla domanda iniziale, e cioè se in Ford sono riusciti o meno a far convivere in una sola macchina due anime così lontane come quella ST-Line e Vignale. Innanzitutto devo ammettere che all'inizio non ero scettico, di più, invece questa macchina è riuscita a farmi cambiare idea, anche se non nel modo che mi aspettavo, e mi spiego meglio. Qui sopra non è che tutto è a metà strada fra appunto la filosofia Vignale e la filosofia ST-Line, piuttosto in Ford hanno puntato su Vignale per quello che riguarda l'estetica, soprattutto all'esterno, hanno puntato invece di più su ST-Line, quindi sulla sportività, sul dinamismo per quello che riguarda il carattere e il piacere di guida.